Ciao a tutti! Oggi vediamo le Earfun Air 2, auricolari in ear a bastoncino dotati di Bluetooth 5.3 e un driver dinamico composito in lana da 10 mm. Sono certificati iRes Audio Wireless e supportano il codec LDAC di Sony per riprodurre audio in alta definizione. Sono multipoint, quindi potrete abbinarli a due dispositivi contemporaneamente e offrono anche caratteristiche di cancellazione del rumore in chiamata. Sono inoltre le prime che vediamo qui sul canale ad essere certificate IPX7 e quindi resistono all'immersione in acqua fino ad 1 metro di profondità. Earfun è stata fondata nel 2018 da un gruppo di designer industriali, ingegneri acustici e appassionati di musica che condividono l'obiettivo di creare dispositivi audio wireless di nuova generazione. Nel corso degli anni hanno brevettato alcune tecnologie interessanti, tra cui ricordiamo Sweet Shield per rendere waterproof auricolari e cuffie e Quiet Smart per la NC ibrido. Ho qui con me la colorazione nera, che al momento è l'unica disponibile in Europa, ma pare che arriverà anche la colorazione bianca. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo nel dettaglio a breve, il manuale utente tradotto in 7 lingue, tra cui però purtroppo manca l'italiano, un piccolo foglietto illustrativo che indica come pulire gli auricolari con, e questa è davvero una chicca, un bastoncino tipo cotton fioc per pulirli. Mai visto un accessorio del genere, prima volta che mi capita. Completano la dotazione, tenuti insieme nell'apposito box di carta, un cavetto nero di circa 20 cm USB-A USB-C nero e 3 gommini supplementari taglia XS, S ed L, la taglia M è già installata. La custodia è dotata di ricarica wireless ed è di 6,2 x 4,7 x 2,5 cm e pesa 45 grammi. È completamente in materiale plastico opaco che trattiene poco le impronte. Intorno alla custodia corre una sottile striscia nero lucido che si congiunge nella parte posteriore in prossimità della piastrina, sempre in materiale plastico, con la scritta Earfun. Il LED di ricarica è posto nella parte frontale e si colora di verde quando gli auricolari sono inseriti e carichi o di rosso quando la custodia è in ricarica. La porta USB-C è posizionata sul fondo ed è circondata da un anello nero brunito a protezione delle plastiche. In questo modo non si corre il rischio di rovinarle durante l'inserimento del cavo di ricarica. Di fianco, sulla destra, è presente il pulsante per avviare l'accoppiamento via Bluetooth. La custodia è infine dotata del sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo collegato una volta estratti dalla custodia. La costruzione è buona, si sente in maniera appena percettibile un leggero gioco della cerniera, ma le plastiche sono rifinite molto bene e non ci sono angoli vivi. Le plastiche interne sono opache, tranne per gli spazi dedicati agli auricolari che purtroppo guardano verso l'esterno, e questa è probabilmente l'unica pecca a livello di ingegnerizzazione di queste Air 2. In questa posizione infatti si renderà necessario doverli ruotare tra le dita per poterli portare in posizione. Ripeto quanto detto in altre recensioni, questa è una scelta che dal punto di vista dell'esperienza utente non condivido minimamente. L'estrazione è comunque buona, a patto di inserire il dito nell'incavo dello sportellino e tirare l'auricolare verso l'alto. In questo modo viene via facilmente, ma poi, come detto, bisognerà ruotarlo tra le dita. Una dotazione ricca, quindi, che lascia piacevolmente stupiti, e una custodia con un punto a sfavore, ma vediamo ora da vicino il singolo auricolare. L'auricolare è per la maggior parte in materiale plastico lucido, tranne la parte esterna del bastoncino, che è invece opaca e di colore argentato. Se rimuoviamo il gommino in silicone, vediamo che all'estremità della capsula è presente una protezione metallica color argento con un motivo a elica davvero bello da vedere. L'area per i comandi touch è posta nella parte superiore del bastoncino, proprio sopra il logo Earfun, che non è semplicemente stampato, ma si sente che è in rilievo. 2 sono i microfoni a disposizione e sono posizionati alle 2 estremità del bastoncino. Il primo, dedicato alla cancellazione del rumore, è posto poco sotto la capsula auricolare, mentre il secondo è sulla parte terminale del bastoncino ed è dedicato alla gestione della voce. Nella parte superiore del bastoncino è ancora presente un LED ad indicare diversi stati, blu per la connessione, rosso per la carica e così via.
Attenzione che questi auricolari non hanno sensori di prossimità o accelerometri, quindi se rimossi continuano a riprodurre musica e questa è l'unica mancanza, a mio avviso, che li avrebbe resi completissimi dal punto di vista hardware se avessero avuto questa funzione. Infine, i pin di ricarica dorati, piccoli e discreti, sono posti nella parte inferiore del bastoncino. Andiamo ora a vedere come si indossano. Si inseriscono nel padiglione auricolare e vanno leggermente premuti in avanti, come la quasi totalità delle in-ear, e alla fine con una semirotazione le si porta in posizione. Fatto questo movimento non si muovono, sembrano ancorarsi al padiglione auricolare e per questo motivo potrete utilizzarle anche per fare sport. Essendo in-ear occludono, anche se non completamente, e non essendo dotate di ANC ma solo di riduzione del rumore in chiamata, i rumori ambientali filtrano un po'. Sono leggeri, pesano 4 grammi e anche durante sessioni di ascolto prolungate non affaticano, ma soprattutto non tendono a diventare fastidiosi. Ci sono auricolari che dopo 2 ore di ascolto tendono a farlo, mentre queste invece no. La capsula non è piccolissima, quindi per orecchie molto piccole non vanno bene, dimensioni da bambino per intenderci, mentre per tutte le altre dimensioni ricordo che avete a disposizione anche gommini XS. Vediamo ora in dettaglio l'applicazione a corredo. L'applicazione Earfun è disponibile sia per Android che per iOS. È un'applicazione che offre al posto giusto le funzionalità che servono. Dalla schermata principale è possibile visualizzare lo stato di carica della custodia e di entrambi gli auricolari. Selezionando gli auricolari installati, entriamo nella pagina principale che ci mostra la possibilità di attivare la modalità gioco, le opzioni di equalizzazione e quelle relative ai controlli touch che vedremo più tardi. Entrando nelle opzioni di equalizzazione vediamo come sia selezionata di default la modalità a firma sonora Earfun, ma possiamo anche scegliere tra 10 equalizzazioni predefinite, che vanno dal rock al jazz fino alla possibilità di enfatizzare o meno i bassi o gli alti. Infine l'applicazione consente di creare e selezionare equalizzazioni personalizzate. Dall'icona delle impostazioni in alto a destra abbiamo poi tutta una serie di funzioni, alcune di minore importanza, altre invece assolutamente necessarie, ma che si trovano in una schermata secondaria proprio per non creare confusione. Potete per esempio modificare la qualità audio andando a preferire la qualità appunto oppure la stabilità della connessione. Poiché ricordo essere multipoint, potete verificare a quali dispositivi sono connessi attraverso le impostazioni Dual Device Connection, selezionare la lingua della voce guida tra inglese e cinese e infine cercare gli auricolari qualora non li trovaste più e potete trovare sia il destro che il sinistro, oppure resettarli completamente riportandoli alle impostazioni di fabbrica. Includono ovviamente la funzione per l'aggiornamento del firmware e a breve rilascerò uno short che illustra la procedura. Vediamo quindi la configurazione standard e come è stata implementata. Con il tocco singolo sull'auricolare destro possiamo alzare il volume, mentre sul sinistro possiamo diminuirlo. Qui, come per le Soundpeats della scorsa volta, una scelta discutibile ma evidentemente è richiesta in altri mercati e quindi la troviamo così anche noi. Con il doppio tocco su entrambi gli auricolari possiamo fare play e pausa. Con il triplo tocco sull'auricolare destro possiamo avanzare alla traccia successiva, mentre sull'auricolare sinistro possiamo tornare indietro di una traccia. Con il tocco prolungato, sia sul destro che sul sinistro, possiamo attivare l'assistente vocale. È poi possibile cambiare questa configurazione andando a modificare le singole azioni. Qui abbiamo le medesime possibilità per il tocco singolo e doppio, mentre per il tocco triplo e il tocco prolungato abbiamo in più la possibilità di scegliere la modalità gioco, che per le due azioni precedenti non è disponibile. Una configurazione pertanto completa e modificabile, con la possibilità di disabilitare completamente alcune azioni, che ci permette quindi di avere spazio di manovra sufficiente per renderla personale. Come dicevamo, sono certificate iRes Audio Wireless e implementano i codec LDAC a più alto bitrate, AAC e SBC ovviamente. Soprattutto in LDAC, ma anche in AAC e in combinata con il driver composito in lana da 10 mm fanno un ottimo lavoro, anche se devo dire che prediligono i bassi e i medi.
Sugli alti dipende dalla traccia audio, in alcune sono ben presenti, mentre in altre sono un po' impalpabili, quindi non mi convincono tantissimo. Bisognerà probabilmente lavorare sull'equalizzazione, ma come sapete tutti i test li eseguo con l'equalizzazione di base per non falsare i risultati. Ad ogni modo le performance generali sono molto buone e come votazione si vanno a collocare nella fascia medio-alta. Anche il volume è impostato correttamente, né troppo basso e nemmeno troppo esagerato, mi sembra ben bilanciato. In definitiva un ottimo sound, potente e soddisfacente, ma se volete ottenere qualcosa di ancora migliore vi consiglio di lavorare un po' sull'equalizzazione per trovare il setup più adatto alle vostre preferenze. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Anche se non sono dotate di un ANC vero e proprio, avete sentito come gli algoritmi di riduzione del rumore in combinazione con i due microfoni riescono a smorzare i rumori del traffico di sottofondo e restituiscono una voce decisamente nitida. Earfun dichiara 9 ore di ascolto e 40 ore totali in AAC, mentre nelle DAC fino a 5 ore e mezza e 23 ore totali. Dai miei test, condotti come sempre con il volume postato all'80% e con il codec AAC, risulta una durata effettiva di poco superiore alle 9 ore. Considerate che perdono il 10% ogni 55 minuti di ascolto circa. La custodia riesce a garantire altre 3 ricariche e mezza a una batteria di 400 mAh e pertanto soddisfa senza particolari problemi un'intera giornata e oltre. In conclusione, la batteria offre prestazioni eccellenti e quanto dichiarato da Earfun viene rispettato, ma bisognerà tenere in considerazione, come sempre, che con il codec LDAC a più alto bitrate ed energivoro, la durata complessiva è destinata a calare di più di un terzo. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro come di consueto un riepilogo dalle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. A chi consiglio quindi le Earfun Air 2? Non hanno una collocazione precisa, sono indicate per tutte le tipologie di utenti ai quali ovviamente deve far piacere il fatto di sentire la presenza degli auricolari nelle orecchie. Per utenti più delicati, diciamo così, questi auricolari, ma come del resto molti altri, non vanno bene. Sono però le più complete che abbiamo visto finora sul canale. Hanno la ricarica wireless, sono certificate ARS audio, supportano il codec LDAC, sono impermeabili fino ad 1 metro di profondità e hanno un'applicazione fatta discretamente bene ed hanno anche un bel design. Hanno in sostanza tutto quello che si può ricercare oggi con auricolari del genere. La durata della batteria inoltre è notevole. Considerando che in AAC riescono a suonare per 9 ore di fila, offrono più di una giornata completa di ascolto. Di listino costano 50 euro, 49,99, che a mio modo di vedere è un prezzo onesto, corretto per quanto offrono in considerazione del fatto che da noi il marchio Earfun magari non è tra i più conosciuti, come invece lo è in altre parti del mondo. Mi sbilancio dicendovi che secondo me questi auricolari, per tutte le caratteristiche che offrono, saranno in grado di soddisfare pienamente diverse tipologie di utenti, quindi per me sono delle best buy. Come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e datemi anche dei consigli su come migliorare il canale o indicazioni di prodotti che vorreste vedere recensiti e cercherò di accontentare le richieste. Però, prima di tutto, mettete un like e iscrivetevi per far crescere il canale e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo le Jabra Elite 8 Active, per cui attivate le notifiche. Alla prossima!